Ciao a tutti e benvenuti, anzi, bentornati sul nostro canale. Sono felicissima di avervi qui oggi con noi. Oggi ci immergeremo in un argomento che so che vi appassiona tantissimo, soprattutto a voi che siete romantici inguaribili come me. Analizzeremo a fondo la relazione tra Neslihan e Burak, cercando di capire meglio le dinamiche tra loro e, soprattutto, cosa desidera davvero lei da questa relazione, cosa sogna per il suo futuro con Burak e magari anche cosa non si aspetta più. Sì, perché parliamo della rivelazione di un sogno inatteso, e un sogno inatteso spesso porta con sé delle sorprese, a volte belle, a volte un po' meno. Prima di iniziare, però, un piccolo favore. Se ancora non l'avete fatto, vi invito calorosamente a iscrivervi al canale cliccando sul pulsante qui sotto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun video, perché ne abbiamo in serbo tantissimi altri sui vostri personaggi preferiti e sulle soap opera che amiamo tanto. Promesso, non ve ne pentirete. Bene, ora che siamo tutti pronti, possiamo addentrarci nel cuore della nostra analisi. Neslihan e Burak. Una coppia che ha fatto sognare, che ha appassionato, che ha fatto discutere. Ma dietro le quinte, cosa si nasconde? Cosa vuole veramente Neslihan da questa relazione? Partiamo dalle basi. Neslihan è una donna forte, indipendente, che ha saputo costruirsi una carriera e una vita nonostante le difficoltà. Ha un'idea chiara di ciò che vuole, o almeno, così sembra. Ma spesso, dietro una facciata di sicurezza, si celano delle fragilità, delle insicurezze. E nel caso di Neslihan, queste insicurezze sembrano ruotare proprio intorno alla sua relazione con Burak. Burak, d'altro canto, è un uomo affascinante, carismatico, che sembra avere tutto. Ma anche lui ha le sue ombre, i suoi segreti. E a volte, queste ombre sembrano oscurare la luce che Neslihan vorrebbe vedere in lui. Quindi, cosa vuole Neslihan? Penso che, innanzitutto, Neslihan desideri essere amata incondizionatamente. Vuole un amore che la sostenga, che la comprenda, che la faccia sentire al sicuro. Vuole un amore che non la metta costantemente alla prova, che non la faccia dubitare di se stessa. E qui entra in gioco un elemento fondamentale, la fiducia. Neslihan ha bisogno di fidarsi ciecamente di Burak. Ha bisogno di sapere che può contare su di lui in ogni situazione, che lui sarà sempre al suo fianco, pronto a sostenerla e a proteggerla. Ma la fiducia, come sappiamo, è una cosa fragile, che si costruisce giorno dopo giorno, con piccoli gesti, con parole sincere, con azioni concrete. E forse, proprio su questo fronte, la relazione tra Neslihan e Burak ha ancora delle lacune. Poi, credo che Neslihan desideri una relazione alla pari. Non vuole essere sottomessa a Burak, non vuole sentirsi inferiore a lui. Vuole essere considerata una compagna di vita, una persona con cui condividere gioie e dolori, successi e fallimenti. Vuole essere ascoltata, rispettata, valorizzata. E questo ci porta a un altro punto cruciale, la comunicazione. Neslihan ha bisogno di comunicare apertamente con Burak. Ha bisogno di potergli esprimere i suoi sentimenti, le sue paure, i suoi desideri, senza timore di essere giudicata o fraintesa. Ha bisogno di un dialogo sincero e costruttivo, che permetta loro di affrontare insieme le difficoltà e di rafforzare il loro legame. Ma non è tutto rose e fiori, ovviamente. Neslihan, come tutte noi, ha anche delle aspettative, dei sogni per il futuro. E questi sogni, inevitabilmente, riguardano anche Burak. Forse sogna un matrimonio felice, una famiglia, una casa accogliente dove poter costruire ricordi indimenticabili. Forse sogna di viaggiare insieme, di scoprire nuovi posti, di vivere avventure emozionanti. Ma forse, e qui entriamo nel campo del sogno inatteso del nostro titolo, Neslihan ha anche dei timori, delle paure che non osa confessare nemmeno a se stessa. Forse teme di essere delusa da Burak, di non essere all'altezza delle sue aspettative, di non riuscire a renderlo felice. Forse teme che la loro relazione non sia destinata a durare, che il loro amore sia solo un fuoco di paglia, destinato a spegnersi presto. E questi timori, queste paure, possono influenzare il suo comportamento, le sue decisioni. Possono portarla a chiudersi in se stessa, a non fidarsi completamente di Burak, a sabotare inconsciamente la loro relazione. Quindi, cosa può fare Neslihan per realizzare i suoi sogni e superare le sue paure? Innanzitutto, deve imparare ad amarsi di più, a valorizzare le sue qualità, a perdonare i suoi difetti. Deve capire che merita di essere felice, di essere amata, di essere rispettata. Poi, deve imparare a comunicare in modo più efficace con Burak.
Deve esprimere i suoi sentimenti in modo chiaro e assertivo, senza aggredire o accusare. Deve ascoltare attentamente le sue parole, cercando di capire il suo punto di vista, le sue motivazioni. E infine, deve imparare a fidarsi di Burak, a dargli una possibilità di dimostrare il suo amore. E la sua lealtà. Deve abbandonare le sue paure, i suoi preconcetti, e aprirsi alla possibilità di un futuro felice insieme a lui. Ma la verità è che il futuro di Neslihan e Burak è nelle loro mani. Dipende da loro, dalla loro volontà di mettersi in gioco, di lottare per il loro amore, di superare le difficoltà. Dipende dalla loro capacità di comunicare, di fidarsi, di amarsi incondizionatamente. E qui entra in gioco il fattore inatteso. Perché la vita, come sappiamo, è piena di sorprese, di imprevisti. E a volte, proprio quando meno ce lo aspettiamo, accade qualcosa che cambia tutto, che sconvolge i nostri piani, che ci costringe a rimettere in discussione le nostre certezze. Forse, l'arrivo di un nuovo personaggio, un evento inaspettato, una rivelazione sconvolgente, metterà a dura prova la relazione tra Neslihan e Burak. Forse, li costringerà a fare delle scelte difficili, a prendere delle decisioni dolorose. Ma forse, proprio grazie a queste sfide, al superamento di queste difficoltà, la loro relazione si rafforzerà, diventerà ancora più solida, ancora più profonda. Forse, proprio grazie a questo sogno inatteso, Neslihan e Burak scopriranno un nuovo modo di amarsi, un nuovo modo di stare insieme, un nuovo modo di vivere la loro vita. E noi, ovviamente, saremo qui a guardare, a commentare, a tifare per loro. Perché in fondo, tutti noi, nel profondo del nostro cuore, sogniamo un amore come il loro, un amore che sappia superare gli ostacoli, che sappia resistere al tempo, che sappia farci sentire vivi, felici, completi. Un amore che sia la rivelazione di un sogno inatteso, un sogno che non avremmo mai osato immaginare, ma che, una volta realizzato, ci riempie il cuore di gioia e di speranza. Bene, spero che questa analisi vi sia piaciuta e vi abbia dato degli spunti di riflessione. In sintesi, abbiamo esplorato i desideri profondi di Neslihan nella sua relazione con Burak, la sua necessità di amore incondizionato, fiducia, comunicazione e parità. Abbiamo anche esaminato le sue paure e aspettative, e come il sogno inatteso potrebbe influenzare il loro futuro. Vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione sulla vostra idea di amore e sulle relazioni che vivete. E adesso, tocca a voi. Lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate della relazione tra Neslihan e Burak. Cosa credete che Neslihan desideri di più? Quali sono le sfide che dovranno affrontare? Sono curiosissima di leggere le vostre opinioni. E infine, un ultimo favore. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio forte e a presto. Asterisco asterisco asterisco. Ma aspettate, non andate via. L'analisi che abbiamo fatto finora è solo la punta dell'iceberg. Per capire davvero cosa bolle nel cuore di Neslihan, dobbiamo scavare più a fondo, analizzare i piccoli gesti, le espressioni fugaci, i silenzi eloquenti che spesso dicono più di 1000 parole. Riprendiamo il filo del discorso dalla fiducia. Abbiamo detto che Neslihan ha bisogno di fidarsi ciecamente di Burak. Ma cosa significa davvero fidarsi? Non è solo credere alle parole di qualcuno, è percepire la sua sincerità, la sua onestà, la sua trasparenza. È sentire che quella persona è presente, non solo fisicamente, ma anche emotivamente. È sapere che puoi mostrargli le tue vulnerabilità senza temere di essere giudicata o ferita. E qui sorge spontanea una domanda. Burak si è dimostrato degno di questa fiducia? Forse sì, forse no. Ma la verità è che la fiducia si guadagna giorno dopo giorno, con piccoli gesti, con attenzioni, con dimostrazioni di affetto. E forse, Burak non è sempre stato impeccabile in questo senso. Forse, ha commesso degli errori, ha fatto delle scelte sbagliate, ha detto delle parole che hanno ferito Neslihan. E questi errori, queste scelte, queste parole, hanno lasciato delle cicatrici nel cuore di Neslihan, cicatrici che faticano a rimarginarsi. E non dimentichiamo il passato. Entrambi, Neslihan e Burak, hanno un passato alle spalle, un passato fatto di esperienze, di amori, di delusioni. Un passato che li ha formati, che li ha resi le persone che sono oggi. Ma il passato può anche essere un macigno, un peso che ci trasciniamo dietro, che ci impedisce di andare avanti. E forse,
Il passato di Neslihan e Burak sta influenzando la loro relazione, sta creando delle barriere, delle incomprensioni. Ad esempio, potrebbe essere che Neslihan abbia avuto delle esperienze negative in passato, che l'abbiano portata a diffidare degli uomini, a temere di essere abbandonata, tradita, delusa. E queste paure, queste insicurezze, la portano a essere ipercritica nei confronti di Burak, a interpretare i suoi comportamenti in modo negativo, a vedere fantasmi dove non ce ne sono. E Burak? Quali sono i suoi fantasmi del passato? Forse ha avuto una relazione difficile, che l'ha segnato profondamente, che l'ha portato a chiudersi in se stesso, a non fidarsi completamente delle donne. Forse ha paura di impegnarsi seriamente, di costruire un futuro con Neslihan, di affrontare le responsabilità che comporta una relazione stabile e duratura. E poi c'è la questione della comunicazione. Abbiamo detto che Neslihan ha bisogno di comunicare apertamente con Burak. Ma la comunicazione non è solo parlare, è anche ascoltare. È capire cosa l'altro sta cercando di dirci, anche quando non lo dice a parole. È essere empatici, capaci di mettersi nei panni dell'altro, di comprendere i suoi sentimenti, le sue emozioni. E forse Neslihan e Burak non sono sempre bravi a comunicare in questo modo. Forse si limitano a parlare, senza davvero ascoltare. Forse si fraintendono, si accusano, si criticano, senza cercare di capire le ragioni dell'altro. E questo porta a litigi, a incomprensioni, a silenzi che pesano come macigni. Ma allora, cosa possiamo fare per migliorare la comunicazione tra Neslihan e Burak? Innanzitutto, dobbiamo imparare ad ascoltare attivamente. Dobbiamo prestare attenzione alle parole dell'altro, al suo tono di voce, al suo linguaggio del corpo. Dobbiamo cercare di capire cosa sta provando, cosa sta pensando, cosa sta cercando di dirci. Poi, dobbiamo imparare a esprimere i nostri sentimenti in modo chiaro e assertivo. Dobbiamo dire cosa proviamo, cosa pensiamo, cosa desideriamo, senza aggredire o accusare l'altro. Dobbiamo essere onesti, sinceri, trasparenti. E infine, dobbiamo imparare a chiedere scusa. Dobbiamo ammettere i nostri errori, riconoscere le nostre colpe, chiedere perdono all'altro. E dobbiamo essere disposti a perdonare, a lasciare andare il passato, a dare una seconda possibilità all'altro. Ma torniamo al sogno inatteso. Cosa potrebbe essere questo sogno inatteso che sconvolgerà la vita di Neslihan e Burak? Potrebbe essere qualsiasi cosa. Una gravidanza inaspettata, una malattia improvvisa, un trasferimento di lavoro, un ritorno dal passato, un nuovo amore. Ma qualunque sia questo sogno inatteso, una cosa è certa, metterà a dura prova la loro relazione. Li costringerà a fare delle scelte difficili, a prendere delle decisioni dolorose. Li costringerà a rimettere in discussione le loro certezze, a rivedere i loro piani, a cambiare il loro modo di vivere. E forse, proprio grazie a questa prova, la loro relazione si rafforzerà, diventerà ancora più solida, ancora più profonda. Forse, proprio grazie a questa difficoltà, Neslihan e Burak scopriranno un nuovo modo di amarsi, un nuovo modo di stare insieme, un nuovo modo di vivere la loro vita. Ma non dimentichiamo che il futuro è nelle loro mani. Dipende da loro, dalla loro volontà di mettersi in gioco, di lottare per il loro amore, di superare le difficoltà. Dipende dalla loro capacità di comunicare, di fidarsi, di amarsi incondizionatamente. E noi, ovviamente, saremo qui a guardare, a commentare, a tifare per loro. Perché in fondo, tutti noi, nel profondo del nostro cuore, sogniamo un amore come il loro, un amore che sappia superare gli ostacoli, che sappia resistere al tempo, che sappia farci sentire vivi, felici, completi. Un amore che sia la rivelazione di un sogno inatteso, un sogno che non avremmo mai osato immaginare, ma che, una volta realizzato, ci riempie il cuore di gioia e di speranza. Quindi, cosa desidera davvero Neslihan? Desidera un amore che la faccia sentire al sicuro, amata, rispettata, valorizzata. Desidera un amore che la sostenga nei momenti difficili, che la incoraggi a realizzare i suoi sogni, che la faccia sentire felice, completa, realizzata. Desidera un amore che duri per sempre, un amore che sia la rivelazione di un sogno inatteso. E noi, continuiamo a seguirla in questo viaggio, pronti a commentare ogni svolta, ogni emozione, ogni inatteso colpo di scena. Non dimenticate di lasciare i vostri commenti qui sotto e di condividere questo video con tutti i vostri amici romantici. E ovviamente, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti sulle vostre soap opera preferite. Un abbraccio virtuale e a prestissimo!